Ciao amici, io sono Crix e parlo di piante secondo la mia esperienza da appassionato, amatore e coltivatore. Oggi video un po' particolare, un unboxing che ho ordinato su Amazon perché ero curioso e perché ho scelto di farmi un regalo dato che abbiamo superato i 1000 iscritti. Sono molto felice di questo e questo unboxing è anche un po' un ringraziamento per tutti voi. Farò anche un video di ringraziamento per la resina particolare, però oggi ho iniziato con le piante. È fatto un po' di corsa perché le piante mi sono arrivate adesso. Io stavo facendo dei lavori in giardino, tra l'altro sto facendo un laghetto, dovrei averlo quasi finito, quindi vi metto una foto qui. E niente, spero che vi piaccia e spero che piacerà poi soprattutto anche a me. In centro ci sarà una ninfa, una che avevo già l'anno scorso, che fa dei fiori belli grandi, bianchi e rosati. E adesso partiamo, così se è un successo ve lo consiglierò, se è un fallimento non ve lo consiglierò, ma lo andiamo a scoprire dopo la sigla. Come sempre scusate le mie mani, scusate la mia pettinatura, ma oggi appunto stavo facendo dei lavori ed ero un po' mal preso, però queste piccoline non possono stare un altro giorno nello scatolone perché già hanno subito il trasporto. Allora, è un ordine Amazon, ho visto che c'era un set di carnivore, quindi ho detto perché non ordinarlo, alcune di queste non le avevo, o magari tipo la Nepenthes non ce l'avevo di questa varietà da come è sembrata in foto, quindi andiamo a spacchettare tutti questi. Oh, che bello, non lo so, spero stiano bene perché ovviamente non è un sito apposta, cioè nel senso, uno se compra delle piante online da un vivaio o da qualcuno che le vende appositamente mi aspetto che arrivino belle. Qua non ricordo neanche che negozio fosse, quindi poi magari è dalla Germania arrivano, quindi hanno fatto un bel viaggetto. Come sempre io ho qualche problema con le scatole, non posso tirare. Ok, e adesso magari provo a cambiare inquadratura. Allora, così è come si presenta il nostro scatolone e dovrebbero esserci 5 piante se non ho sbagliato a ordinare 7 perché come mio solito. Allora, partiamo dalla prima. Ah, wow, no, me l'hanno messe, guardate, super confezione, bella. Questa dovrebbe essere la Dionea perché vedo l'etichetta qui e andiamo ad aprire. Allora, momento ASMR. Ok, finito. Eccola qui, speriamo perché sì, sembrano ben protette. Ecco, no, mi aspettavo, visto che avevano un prezzo basso per essere delle carnivore, in realtà mi aspettavo qualcosa più buttato lì, invece sembrano molto isolate bene. Wow, super umide, quindi vuol dire che, ecco, hanno potuto sopportare il viaggio sicuramente meglio. Guardate qua che splendore, piena di getti, oltretutto qua c'era anche una fioritura, quindi vuol dire che venivano tenute anche bene. Ora te come ti tolgo senza rovinare la pianta? Basta tirare su, no, o magari giù, magari usare le forbici, ma perché usare le forbici quando possiamo complicarci la vita? Eccole qua. Ovviamente poi andrò subito a metterla a posto, però guardate che bella, tenuta super bene, vaso pulito quanto le mie unghie, incredibile. Ok, beh, la prima sicuramente ha passato le nostre aspettative. Ecco, lasciamole magari anche l'etichetta qua. Passiamo alla seconda. La seconda dovrebbe essere la sarracenia. Io ne ho due tipi, ma da quello che vedevo in foto questo sembrava un tipo a parte. Allora andiamo ad aprirla.
Beh, è un po' sporca, ma è più che normale direi dal viaggio, ma anche questa molto umida e soprattutto anche questa molto bella, molto verde, sembra quasi che di averle acquistate ora in un vivaio, non sembrano neanche che abbiano fatto un trasporto tra l'altro dall'altra settimana, perché almeno 5 giorni tutti, perché mi era arrivata la notifica che ci hanno messo un po'. Bella, piccolina, graziosa e pare anche in ottima salute, quindi molto contento, approvata anche questa. La terza, no, le terze, perché sono tutte insieme. Partiamo magari dalla pinguicula, che a me piace anche molto. Ecco qua la sua etichettina. No, non ci credo, aveva un fiore, guardate che bello. Beh, questa purtroppo si è sbattuta un po' di più nel viaggio, come potete vedere dal terreno, ma direi più che normale perché la pianta comunque è bella e si vede che era tenuta bene, quindi basta proprio solo metterla a posto. Eccola qua. Che splendore. Sei un fiorellino. Bene, approvata anche questa forse richiederà già un minimo di travaso per metterla a posto. La prossima è la Nepenthes e questa non vedevo proprio l'ora. Ho già anche il vasetto pronto per appenderla. Qua no, è tutta dentro perché se aveva delle trappole fuori bisognava fare un po' più attenzione. Allora, è molto scura. Ah no, le foglie sono belle forti. No, direi che è proprio il tipo di varietà, perché è tipo sull'arancione. Avevo visto dalle foto che avevano le trappole rosse, quindi molto contento, e sono anche piccoline. Non so se perché è una varietà che rimane piccola o se invece proprio perché è piccolina lei, quindi deve ancora crescere. Però anche questa direi super approvata, perché subito mi sembrava leggermente patita. Invece no, guardate che splendore. Ha già le foglioline nuove con le trappoline. Guardate anche questa, che bella, con tutte le macchioline. No, approvata sicuramente anche questa. E oggi andrà già subito appesa. L'ultima, una drosera, però direi che su 4 piante su 5 sono già molto felice, direi che va proprio bene. La drosera ce l'avevo io in un terrario che mi ha buttato giù il gatto e poi l'ha portata in giro nel cortile perché ce l'avevo fuori e niente, mi è sparita, quindi ora ce l'ho di nuovo. Allora, anche questa pare essere messa molto bene, molto verde, molto colorata, un po' sbattuta dal viaggio, però ragazzi direi che è più che normale, ma bella. Assolutamente, ciao. Non tocchiamo le trappoline. Che bella. Sì, anche questa è da sistemare, però direi che sta bene. Ragazzi, che dire, tutte super approvate. Poi come sapete di solito le carnivore non hanno prezzi tanto economici, specie se non la Dionea e quelle più classiche, quelle già un po' più rare, un po' più particolari, però 3 di queste ero piante sono varietà che non ho mai avuto, quindi sono molto contento perché ora non mi ricordo esattamente quanto ho speso, ma sulla trentina di euro, quindi assolutamente super approvate, sono arrivate, sono informissima, erano ben protette, mi piacciono anche molto, alcune sono addirittura in fioritura, altre avevano proprio un fiore, quindi
vuol dire che erano tenute bene, carina anche la cosa dell'etichetta, e insieme mi hanno mandato anche questa specie di volantino qua che dà delle informazioni su informazioni su i 5 tipi di pianta. Che bello, in inglese, poi però lo andrò a leggere. Quindi ragazzi, vi lascio ovviamente sotto il link per ordinarle se vi interessano. Io vado subito a travasarle, magari col tempo vedremo nel dettaglio anche un po' di più qualche pianta carnivora, perché no? Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se siete nuovi e mi raccomando fatemi sapere qua sotto, uno, se le ordinerete anche voi, e magari taggatemi su Instagram quando vi arrivano per vedere che siano le stesse uguali, perché poi magari arrivano altre piante. Due, voglio sapere appunto qui sotto se le ordinate e quale vi è piaciuta di più. Per oggi è tutto, grazie ancora a tutti per aver raggiunto i 1000 iscritti, mi fa davvero tantissimo piacere, vi mando un grosso abbraccio, ciao da Cri!